Salve fandoni e ben ritrovati in un nuovo episodio di Expedition 33. La scorsa volta ci siamo lasciati qui, nella caverna di Eschi e François, e il nostro obiettivo adesso è uscire, suppongo, in realtà. Non penso che possiamo vederlo in qualche modo. Tra l'altro ne approfitterei per controllare l'inventario. Ecco, abbiamo trovato un po' di cose, a parte le armi che si sono chiaramente potenziate e i picto che vedremo. Abbiamo altro da ispezionare. Ritocchi? No, niente di particolare, va bene. Io non so se questa zona è tutta completamente esplorata, però mi sembra di aver visto che comunque era abbastanza limitata, no? Quindi proseguiamo su questa colonna che ha fatto cadere il buon Eschi e penso che ci porterà all'uscita dove c'era l'oggetto che vedevamo all'entrata. Vediamo. No, è proprio un'altra zona della caverna, fermi. La zona di sopra. Che noi prima eravamo lì, su quel ponte. Ok. E c'è il diario. Anche qui hanno perito i nostri compagni. Expedition 66, Marcel. Damn you, Eskia, and your stupid mushrooms. Your friend ate them with no problem, but it also seems your friend was immortal. That's the sort of extremely relevant detail that you should mention at the start. Oh, stop crying. You're not the one about to die. I can't believe this is the end of our expedition. We've learned nothing and achieved nothing, and we're not even leaving anything useful for future expeditions. Damn it all, I should never have trusted a giant talking marshmallow. Great, and now I'm losing consciousness. Ok. Beh, d'altronde Eschi, l'abbiamo visto, è molto goliardico, non parla mai completamente di ciò che sta cercando di dirci, no? Sempre per mezze parole, enigmi. È costato la vita alla Spedizione 66, che in questo caso ha mangiato dei funghi velenosi. Va bene. Tra l'altro questi Julie e Simon. Vedremo. Queste sono tutte... Oddio, sono tante, eh. Anche la 34. La 0? No. Vabbè, le prime saranno morte quasi subito, immagino. Ha senso. E questo era tutto? Noi lì sotto ci siamo stati? Non ricordo. Oddio, no. Quel coso non me lo ricordo per niente. Possiamo buttarci? Sì. Ok, sembra ancora abbastanza grande questa zona, eh. Carino che tu ci possa entrare, ci avrei messo del loot qui dentro. Va bene. Però quella roba gialla, eccola lì, penso che qualcosa sia, no? Invece no. Qua c'è una perla. Di che si tratta? Semplicemente una roccia che illumina. Bioluminescente, qualcosa del genere. Lì si può tornare su. Qua c'è il nemico che avevamo visto. Oddio. Ah, sono i tank, giusto. Cavolo. Dove andiamo? Ancora di qua. Torna indietro il bastardo. Maledetto.
E dai. Cosa dobbiamo fare? Va di qua. Qui? Ah, allora vedi che c'era un... C'era un inghippo. Petank, dobbiamo fargli tanti danni. Una combo a distanza. Oddio. Questa è nuova. Aia. L'altro non mi pare che attaccasse. Vorrei curarmi, ma non abbiamo il tempo per fare queste cose. Quindi, frantumazione subito subito. Ma è presto. Strappo non lo facciamo. Facciamo assalto di Lumière. Ok. Con lei facciamo... dobbiamo mischiare un po' tutto. Prima elettrizzazione. Danni bassissimi. Passaggio a quella offensiva. Aia. Cavolo, poteva farmela fare una cavolo di contrattacco. L'ultima proprio l'ho sbagliata. Allora, sovraccarico. Strappo. Ok. Facciamo immolazione. Ok. Con lei adesso facciamo scintilla. Ottimo. Non è più stordito, però prende un sacco di danni da bruciatura. Aia. Aia. Ok, prossimo turno. Non so se riesco. Vediamo. Allora, frantumazione. Ok. Con lei adesso possiamo fare trasferimento termico. Ma non so se con prossimo turno intende proprio che appena inizia il turno prende e se ne va o ne abbiamo ancora un altro. Mi sa di no. Quindi facciamo frana e siamo sicuri almeno. Ok, più o meno. Con lei facciamo... non lo so. Pioggia di fuoco mi sembra quella più sensata. Ok. E se ne va. Mannaccia. No, avrei dovuto canalizzare tutto sul fuoco, che a quanto pare era quello che gli dava più fastidio. Ma non so se è possibile ripetere questa cosa. Cioè se tipo torniamo qui in un momento successivo lo ritroviamo oppure no. Non lo so. Vabbè, intanto proseguiamo qui fuori. O no, o questa è la zona... No, questa è la zona del ponte. Sì. Quindi saliamo. Ok. Ok, questa dovrebbe essere l'uscita. Va bene. Peccato, peccato. Mi sarebbe piaciuto comunque ucciderlo. Da roba bella interessante per potenziarsi, però... alla fin fine giusto lo strappo di Gustav è servito a qualcosa. Provare a tirar su lo strappo, cioè l'abilità che strappa di... lì però non ci siamo arrivati. L'abilità che strappa di Lun non è stata una buona idea, perché quegli attacchi non garantivano un damage output particolarmente alto, anzi. Quindi è stato un po' così. Devo vedere come raggiungere quel posto però. Ah, c'era un... ok. E quindi devo rifarmi il giro, penso. Facciamolo al volo. Anzi, taglio un attimo, ragazzi. Rieccoci e... finalmente possiamo prendere quell'oggetto, che a questo punto spero sia qualcosa di interessante, visto che ce lo fanno vedere all'inizio. Ma non prendere.
Vediamo. We can use that. Partenza energizzante. Più... va bene, ok. Non è niente di che in realtà. Ok. E possiamo andare via. Anzi, prima... riposo. E si va. Ok, vediamo un po'. Allora, sulla mappa ha detto di andare a nord. Non so dove stiamo andando. L'abilità di Eschi è sbloccata. Eschi può aiutarti a percorrere terreni impraticabili per scoprire nuove aree del continente. Chiama Eschi in qualsiasi momento sul continente premendo X. Eschi ti aiuterà a spostarti su terreni difficili. Trova le altre pietre per migliorare le sue abilità. Ah, ok. Che sfizio, molto più veloce così. Allora, vediamo. Ok, molto lontana. Io mi chiedo però qui indietro se queste sono zone che adesso noi possiamo affrontare. Cioè tipo la grotta dell'Abbest, no? Dovrebbe essere una piccola deviazione da fare. Andiamo a provare a farla. Giusto per capire, perché mi ricordo che ovviamente era molto difficile quando abbiamo iniziato, però adesso abbiamo un minimo di danni, no? E credo che magari potremmo essere in grado di affrontarla. Poi con lui ci muoviamo abbastanza veloce. Ah, di qua non ci va? No, sì. Quindi comunque non è lento, diciamo. Vediamo. Grotta dell'Abbest. Io credo che in realtà possa essere una zona in cui dovremmo arrivare arrivati a un certo punto. Vedremo. Eccoci qui. In realtà forse no, perché c'è solamente questo, no? Quindi diamo un'occhiata. Abbest cromatico. Ah, ok, adesso ha senso. Ok. I danni sono pochi. Di no, mi sa che non è il momento, Oh, Maiello può attaccare, attenzione, vediamo. No, decisamente no, troppo presto. Troppo presto. Ok. Squadra di riserva, cioè Ciel? No. Carina però questa cosa. Non so quanto possa essere utile perché dipende molto da se possiamo avere più di 4 personaggi poi dopo. Perché se sono solo 4, il fatto che ce ne sia un altro, sì, ti può cambiare le sorti se manca poco, però va vista come cosa. Nel mio caso non avrebbe fatto niente perché Ciel non è né buildata, non ha niente, quindi in realtà no. Allora... Ah, quindi tipo la zona dove prima non potevamo andare può darsi che sarà raggiungibile con Eschi. Dov'era? Qui dove siamo? Ok, stiamo tornando nel posto giusto. Ok. Ah, vedi, sì. Quindi la parte di dietro sicuramente, ma non lo faremo adesso perché ormai abbiamo fatto già una deviazione. Per adesso andiamo avanti, poi ci torniamo. Sotto anche c'è qualcosa lì però. Questo ce lo facciamo. Ah, ok, non posso attaccare con lui, mi ha fatto... va bene. Ovviamente... Aia. Questo si mangia... ecco. Qualcuno. Aia. Ok. Rianimiamo Gustav. Ok. Capisco. Sta andando molto male per me. Niente, non riesco a perriare più questi cosi. Non riesco a perriare niente. Vabbè, finiscila la combo però. No, niente squadra di riserva, però
ci riproviamo. Voglio affrontarlo. Dobbiamo uccidere prima i cosi piccoli, chiaramente. E soprattutto perriare qualcosa, perché se non perriamo niente la situazione è molto complessa. Dove siamo? Ah, ok. Va bene. Vediamo. Comunque la mappa è veramente stupenda come stile. Bellissima. Ok. Riproviamo adesso. In realtà, aspetta, potremmo anche entrare prima qui e poi... I'm tired. Can we camp first? Come si fa questa cosa? Ah, ok. Giustamente c'era il tasto. Va bene. Pausa, come non detto. Sta cambiando tutto, è dinamico questo episodio. Come vedete sono in 60 fps, vi ricordo che c'è la mia mod in descrizione. Cento. Non sto capendo. Alicia e quel tizio quindi sono appartenenti al primo Gommage, che però non sono morti, sono scomparsi. See why you like throwing rocks. You've been quiet since you saw those people. It felt like they knew me. Like, actually knew me. I don't understand what's happening. I feel like I never understood. Like, I'm always missing something that everyone else just gets. In Lumiere, life never made sense and I never fit, and now out here, when it was just starting to maybe feel good, then this happens and... Yeah. I hate it too. Things we don't understand. They just make us feel small and powerless. But it helps, you know, to focus on the things I do understand, on the people I care about and who care about me. And, you know, now I feel a little less lost, because at least we're lost together. What? What? Stop it. Too cheesy? No. Well, if it makes you feel better, I was even more lost when I was 16. 16 anni, ok. Because you were only thinking about girls. Yep, but guess what? The girls weren't thinking about me at all. I believe that. Yeah. You can't talk to me, you know. We're family. Well, that's what the paperwork says, at least. Well, the paperwork probably says we're dead too, so... Yeah, probably. Ooh, nice one. I know. I told you, don't get cocky. It was okay. You taught me great. Nah. Spero svilupperanno molto il loro rapporto perché li adoro. Stupendo. Tra l'altro questo posto è veramente surreale. Io non capisco quel coso cosa sia. Tipo un tronco, no? Non lo so, però... veramente stupendo l'accampamento. Ok. Ovviamente... musica, maestro. Allora. I think you have a new best friend. Esquier? Yeah. He's sweet. Indeed. Somehow he knows I'm a terrible swimmer. When he said that, it made me think of
you know. Yeah, I thought it might. After the beach, when I was alone, I almost. I know. Luna told you. No, but I could fill in the blanks. Chissà se anche lei. Lun no, perché Lun ha fermato Gustav, chiariamoci, quindi Mael nemmeno sembra aver, anzi, si è sentita libera qui all'esterno. And I understand. Ok, lei anche, o almeno quasi. I'm just glad Lune found you. Before it was too late. Ah già. Just like whoever found me. I like having you in my life. Ok, ma chi l'ha trovata? Same. Good night, Gustav. Può essere che Gustav e Ciel possano sviluppare interesse romantico? Cioè, voglio dire, dopo... Oddio, la musica in questo momento sta un attimo fermi. Ok. Dopo Sophie è l'altra persona con cui, diciamo, è cresciuto, a quanto pare, o almeno comunque ha avuto un rapporto parecchio lungo, no? Nel tempo, non sappiamo quanto, però hanno lavorato insieme a dei progetti con anche Sophie, quindi probabile tanto. Lun invece vediamo che è solamente lavorativo, comunque sì, ovviamente hanno un buon rapporto, ma non mi sembra lo stesso che abbiamo appena visto con Ciel, e anche banalmente le interazioni di quando l'hanno trovata in generale e tutti quelli che sono stati i dialoghi da quando è nel nostro party. Non lo so, vedremo. SKA must have experienced so much over the centuries. Ah, You're gonna grill SK, aren't you? A creature of legend. Yeah, just a little. eccolo, Madonna. You finally found someone who loves rocks more than you. So it seems. Eh sì, è proprio Hank di Breaking Bad. I think you and SKA are soulmates. I haven't seen a human in so long. You're much tinier than I remember. O sei tu che sei cresciuto? When was the last time you saw a human? Oh, my best friend when he asked for my help. Your best friend is human? I thought Francois was your best friend. Infatti. Yes, Yes. I haven't seen. When was the last time? Oh, Non ci dice niente. Ho capito. Yes. Che spettacolo. Ma noi qui ci siamo andati? C'è qualcosa? No, ok. Va bene. Allora, scrivi nel diario. Lo facciamo sempre, io non so cosa possa fare, però. Scrive di Eschi e di quanto è incredibile viaggiare su una creatura leggendaria. Tra l'altro, se la spedizione dovesse andare male e il diario dovesse essere recuperato, è probabile che queste storie possano essere prese come storie di fantasia e non cose successe, quanto più qualcosa di scritto per gli allievi, no? Per pensare che lui e il suo party, la sua spedizione, abbia fatto cose grandissime, abbiano incontrato creature leggendarie. Quindi a Lumière potrebbero pensare, no, in realtà tutte queste cose sono stupidaggini. Perché fino ad ora non pensavano esistessero. Quindi banalmente, chi lo sa, vedremo. Vai a dormire. Incubo ancora.
those who live, blithe and free, sins forgotten, and thus absolved, a fresh dawn in their playground, while we live in shadows, swimming in ink. We are but a fragile dream, a singular weed, resisting, ever resisting, that iron dirt, that eternal law. Those who can't see, those who know not, that they are not. Do you know? We are fellows. Those who know not, that they are not. Quell'uomo e quella donna hanno abiti da spedizione, quindi sono spedizione 100, spedizione 0, suppongo, visto che abbiamo visto il 100 ed è... Non lo so, mi sembra la cosa più sensata. Non capisco il collegamento con Mayel. Peccati dimenticati e pertanto assolti. Che cosa? Di che parlano? Sono super curioso. Andiamo alle scogliere, vediamo. Anche se penso che questa cosa qui in particolare verrà messa in pausa per un po'. Scogliera delle onde rocciose. Mamma mia. Come si faccia a dare così tanto carattere a una scena con così pochi colori? Solo loro lo sanno, è incredibile. Porca troia. Wanna go for a ride? Apparently that was where people went on dates, you know? Vedi? What do you think happened in those cabins? No, actually, my guess is this was Expedition 50. You see, they created this giant wheel, and they tried to cross the world. Okay, Professor. Mes amis, Florey's close. I can feel it. Come on, you can fly. Can't you get Flora yourself? Oh no, too much effort. Mo se lo magna. Ho capito. Troppa fatica. So, wait. Esquire is that powerful? Apparently so. But also lazy. All right, let's go. What a weird creature. Indeed, porca troia. Bellissimo, cioè veramente ogni cinematica ti lascia tantissimo, è bellissimo. Mi sembra che Ciel stia facendo delle mosse su Gustave, no? Oh, i cavalli di un presunto Luna Park associato alla ruota. Eh sì, vedete lì anche. Bellissimo. Non si può scendere, no. Cos'è stato?
Possiamo migliorare gli attributi di Lun. Facciamo vitalità, anzi no, facciamo potenza e un po' di difesa. Vabbè, Ciel, ripeto, lo faremo poi. Non so ancora come proseguire. Consuma tutte le macchie per infliggere danni elementali elevati al bersaglio. Bellissimo questo. Cavolo. Danni elementali elevati. Questo deve assolutamente sostituire quell'altro che avevamo. Noi abbiamo Frana che è potente, ma è un casino da castare con tutte quante e tre le macchie. Invece questo costa 3, possibilità di strappo se vengono consumate tutte e 4 le macchie. Però qualsiasi macchia. Direi proprio di sì. Ok, dai, facciamo così. I Picto non ricordo come si upgradano. Vedremo. Sentono suoni tipo magici qui. Ah no, qui, ecco. Una creatura. Ho capito. Interessante. C'è una corda. Un diario. Spedizione 78. Max Arts. Stealing the airships. But we knew we had to try, and it worked. We deserve strong leaders, not those old fools on the council hiding under the dome. Under their control, our people are condemned to a slow, inevitable extinction. Their timid half-steps achieve nothing. The answers are not in Lumiere. They are out here. Our only choice is to take matters into our own hands. Fortune favors the bold. We must forge ahead with conviction. Eh sì, anche perché coloro che partono in spedizione sono veramente convinti della causa spesso, no? Vediamo Gustav, vediamo in generale anche questo... Mi sono perso un attimo il nome. Non ricordo... Così? No. C'era un modo per rivedere. Vabbè, comunque... Invece coloro che appartengono al, diciamo, governo, comunque alle autorità di Lumiere come la conoscono oggi, vedono la spedizione più come un modo per mantenere la speranza del popolo alta, altrimenti sarebbe un caos assoluto, no? Quindi per loro, cioè, spendere il meno possibile è l'unica cosa che conta, in modo da ovviamente riempire le proprie tasche, e quindi coloro che veramente volevano fare la differenza semplicemente agivano anche alle spalle di quello che era il consiglio, no? Le autorità. E quindi hanno rubato dei dirigibili e si sono diretti qui. E credo che siano questi i dirigibili. Eh sì, così come quello che abbiamo visto prima, eccolo lì. Ecco cos'erano queste. Potrebbe, sì, potrebbe aver senso. Veramente bellissimo. Mi sta piacendo un sacco. Però qui non c'è... Io sono convinto che questo sia un posto per quella bolla, però... Ah no, è lì, eccola. Però non la vedevo. Qui dietro anche. Veramente. Ah, si sale proprio. Ok. Non vedo le altre. Lasciane una. Sì. No. Pare di no. Lasciane una. Ok, manca l'ultima.
Oddio, quella... No, non lo era. Illuminata in un modo strano e sembrava esserlo, ma non era. Mi sbaglio sempre tasto per correre, ma questo è un altro discorso. Dove potrebbe essere l'ultima? Questa è una bella domanda. Lì non c'è nada. Qui si può scendere di uno, ma non cambia niente. Sono molto confuso. Diciamo che taglio perché do un'occhiata in giro finché non la trovo. Ok ragazzi, non è passato niente perché ho fatto così e... cioè stavo qui, ho iniziato a saltare su questi pilastri. Dico magari si può salire da qualche parte. Arrivato qui, mi giro, faccio così, ero praticamente qui e l'ho vista. Va bene. Però non posso... Ah ok, ecco. Ottimo. Nice. Arma per Gustav anche parecchio alta. Vedete, livello 7 la troviamo già utilizzabile. Questa cosa la adoro. Vediamo. Questo è da affrontare, suppongo, no? Sì. Vediamo subito. Allora, 3 scudi. Vabbè, facciamo un attacco normale intanto. 2 di questi. Non abbiamo applicato nulla purtroppo. Immolazione. Non credo che sia potente contro di lui, infatti. Passaggio offensivo. Ok. Ok. Aia, peccato. Andiamo con frantumazione. Cosa fa? Ah, ha rimesso lo scudo semplicemente. Ok. Abbiamo solo 2 colpi in realtà. Facciamo un trasferimento termico. Toglie anche tutte e 2 i cosi, ottimo. Con lei facciamo un degagement, così mettiamo vulnerabilità al fuoco nonostante abbia resistenza. Combo da 3 colpi. Merda. Ah, cavolo, sempre troppo presto. Curiamo Maiel, che la vedo male. Allora, proviamo caos assoluto? No, proviamo prima a mettere altre macchie. Quindi potremmo fare elettrizzazione, che magari funziona contro pietra. Non è resistente almeno. Con lei facciamo di nuovo un passaggio offensivo. Lei con l'arma potenziata fa tanto. Combo da 2 colpi. 1 2. Bam, 1200. A posto. Protegge i suoi alleati, rimette scudo, va bene. A questo punto facciamo un assalto di Lumière che toglie i 2 scudi e fa anche danno. Mi sono dimenticato del... vabbè, non so perché. Facciamo adesso caos assoluto, ora che ha tutto. Porca troia, per quello che costa è veramente niente. Wow. Finiamo con falcata celere. Sicurezza di sé. Subisce il 50% in meno di danni ma non può ricevere cure.
Però ricevere cure intende dagli altri o anche da se stesso? Perché tipo se lo metto su Gustavo e si cura da solo, come funziona? Penso di no, penso nessuna cura. Però wow. E qui si prosegue. Che spettacolo però. Wow, questo posto è enorme. Nice. Vediamo. Guardate quei nemici. Facciamo un attimo il giro di qui. C'è un altro diario. Uno di quei nemici di prima. Ucciso da una spada. È diverso da loro. Affrontiamolo. Vediamo un po'. Ok. Quindi lui è come se fosse quello più importante e lui magari un servitore. Va bene. Facciamo un attacco normale su questo piccolino. Ok. Proviamo a hittare. Esatto. Carino, molto carino. A questo punto facciamo anche un colpo. Abbiamo un marchio. Facciamo... Ovviamente non possiamo fare nulla di questo. Va bene. Attacco normalissimo. Potremmo fare 2 attacchi normali giusto per togliergli l'effetto. Anche se di solito non lo facciamo con Mael. Abbiamo virtù. Ah no, ce l'avevamo il coso che mi metteva in virtuosa. Potentissimo allora. Perché adesso facciamo per sé con anche il marchio, danni aumentati. Stavo leggendo. Wow. Aia. Mi sono distratto tantissimo dall'achievement. Cavolo. Ha arato tantissimo. Non volevo fare questo, ho sbagliato completamente. Va bene, elettrizzazione. Ottimo. Ragazzi, assurdo. 9999, ma è flat damage, credo. Non ottiene più punti abilità quando esegue una parata, più un punto abilità quando subisce un colpo. Ah, va bene. Potrebbe essere funzionale ad alcune tattiche. Una nuova arma per Ciel, molto bella tra l'altro. Spedizione 56. 56th. In my youth, I mistook drama for passion. Simone helped me understand the difference. Opened my eyes to an entirely different way to experience the world. How can she be gone? How could they so callously, so nonchalantly destroy such a beautiful soul? Vile, vile, vile! They just killed her, like she was a worthless Nevron. Those cold-blooded, treacherous, despicable parasites. But Night Trap worked. We caught one of those white-haired bastards. She looks human, but I know she's a monster. She refuses to speak, but I'll make her talk, and then I will feed her to a Nevron. And the Paintress can take me. I don't care. Nothing matters. I will have justice. Ovviamente, nonostante loro siano abituati al gommage, la perdita che si subisce nelle spedizioni è completamente diversa. Penso che si riferisse a questo nemico che ci ha appena fatto mezzo il culo, come quello coi capelli bianchi. Facciamo un attimo una cura rapida a tutti perché se no rischio di fare gaff. Davvero interessante. Spero di non perdermi nessun diario perché li trovo molto interessanti, veramente tanto. Allora, facciamo facciamo un fuoco indomabile. Ok.
Con Mael, passaggio offensivo. Ok. Non male. Ok. Tra l'altro si è anche messo lo scudo. Ok. Ottimo. Ok. Facciamo sovraccarico su uno dei due. Ok. Che se non era full carico ci stava. Caos assoluto su di lui. Non male. Non c'erano tante macchie, però ci stava. Adesso che siamo in virtuosa non abbiamo il marchio, però non male. Questo forse lo possiamo uccidere così. Non male. Facciamo adesso un per sé. E ci sta. Comunque sì, io credo, sono abbastanza convinto che fosse flat damage quello del marchio con per sé. Molto molto interessante questa combo, eh. What have we here? Vediamo. Oh. Ah no, sono loro che fanno questo casino. C'è un altare. C'è una sorta di altare. Ok, sono tre. Quelli penso intendesse dai capelli dai cappelli forse era? Non mi ricordo. Allora, 4 colpi per adesso. Vabbè, facciamo così. 1 2. Ah, giustamente. Ah, boh. No, non tutte e due. Fermiamoci qui, dobbiamo togliere prima gli scudi. Ah, così non li posso proprio togliere, giustamente. Fare un'elettrizzazione. No, facciamo prima 2 colpi, 1 e 2 su di lui. Poi facciamo immolazione su uno di questi due. Così possiamo recuperare poi dopo il PA. Con lei invece possiamo fare un colpo. E poi facciamo un per sé su di lui. Dovremmo ucciderlo. No, ah ok, giustamente non prende danni, mi ero dimenticato. Ah oddio, erano colpi. Ecco, io questi prima non li ho nemmeno visti perché stavo leggendo l'achievement. Aia, peccato per l'ultimo. Ah, per gli ultimi due. Ok. Ottimo. Andiamo con questi due e facciamo subito un assalto di Lumière. Non volevo farlo su di lui. Ho completamente errato, volevo farlo sul centrale chiaramente, però va bene. Abbiamo 5, lui lo togliamo di mezzo. Ho missato i cosi, ottimo. Ok. E facciamo un attacco normale. Ok. Con lei posa virtuosa. E allora a questo punto marchio potremmo quasi metterlo più su Mael. Però il motivo per cui voglio mantenere... No, meglio di no in realtà. Semplicemente adesso non avevo troppo con... troppi punti abilità con l'un, per quello non abbiamo potuto. Bellissimo. Peccato che aveva lo scudo. Li togliamo così. Ok. Ora, se applichiamo marchio è praticamente finita. Bruciatura. Vabbè. Però adesso abbiamo una sinergia non male. Io non sapevo di questo danno aumentato.
Facciamo pioggia di fuoco, visto che è già in bruciatura. Ottimo così. Molto interessante. Molto. Vediamo qui. Nice. Gioca prima degli altri, carino. Questo sembra arrivare dalla villa, può essere? È vero che l'oro è completamente rovinato, ma... No, però sembra più da esterno. Oddio, però non mi sembra così azzardato. Va bene. Un altro di quegli umani vuoti. This will be useful. No, è lo stesso. Vi conosco. Come fai a conoscerci? Ah no, vi ho visto innumerevoli volte. Eppure non ho mai colto la vostra essenza. Non venite da qui. Da qui. Questo luogo fu creato per portare gioia, non dolore. Eppure il dolore è ovunque. Sembra essere tipo un umano che lavorava a Luna Park. Come la creatura di tenebre alla fine di questo cammino. Ma è solo una delle sue numerose creazioni, para della Pittirice. Meravigliosa a modo suo, ma letale, la sua combinazione preferita. Vuoi dire la Pittrice? Perché lo fa? Non lo so, vorrei saperlo, non è da lei. Era la mia migliore amica. Ma poi è cresciuta. La Pittrice potrebbe essere umana? Aveva cose più importanti da fare, amici più importanti. Mi ha lasciato da parte. Barche delle spedizioni, suppongo. Facciamo un riposo rapido. Creature strane. Bellissime. Allora, facciamo un potenza. Andiamo con immolazione. Anche se ok, niente di applicato purtroppo. Ok. Maiel. Andiamo di saggio offensivo. Aia. Ok, peccato per il primo. Carino che si gira. Pam. Bellissimo. Bellissimo come si gira per attaccare. È veramente carino questo design. Bellissimo. Bam. Ok. E la finiamo con un'elettrizzazione. Ottimo così. Ok. C'era un altro? No, erano loro due, perfetto. Più una tintura creativa. Creativa, sì. Curativa. Qui abbiamo altra roba di Lumière. È una casa completamente distrutta. Io adoro questa
visione artistica oltre che direzione. Stupenda. Ok, io non so quanto ancora voglio andare avanti per questo episodio, Credo che in realtà potrebbe essere quasi un ottimo momento per salutarci. Eh sì, guardate qui. Io non so come facciano a creare dei panorami così belli in ogni zona. Sono veramente majestic. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra. Noi ci vediamo al prossimo e bella Fandonia.